Nostra Signora di Laus, 50 anni di apparizioni. Il santuario di Nostra Signora del Laus è un luogo di pellegrinaggio situato nelle Alpi francesi, a pochi chilometri dal confine con il Piemonte. La sua storia è legata alle apparizioni di Maria a una pastorella di nome Benedetta Rencourel nel XVII secolo. Le apparizioni a Benedetta Rencourel iniziarono nel 1664 quando aveva 17 anni. Benedetta era una giovane pastorella che pascolava il suo gregge vicino al villaggio di Saint-Étienne-les-Laus. Durante una di queste giornate, mentre si trovava nella zona chiamata Laus, vide una bella donna avvolta in luce, che le parlò e le chiese di pregare per la conversione dei peccatori. Maria le apparve diverse volte in seguito, incoraggiandola a vivere una vita di preghiera, penitenza e carità. Le apparizioni continuarono per circa 50 anni, durante i quali Benedetta ricevette messaggi e istruzioni da Maria. Le prime apparizioni erano silenziose, infatti la Vergine ancora non aveva detto chi era. In seguito tornò a farsi vedere al Vallon de Force e chiede alla pastorella di organizzare una processione in suo onore. Fu proprio al punto di arrivo che la celestiale figura rivelò suo nome dicendo: "Mi chiamo Maria", per poi aggiungere: "Non riapparirò più per un certo tempo". Difatti, trascorrerà circa un mese perché riappaia nuovamente, questa volta al Pindro. Ha un messaggio per Benedetta: "Figlia mia, salite la costa del Laus. Là troverete una cappella dove sentirete profumo di violetta". Il giorno successivo, Benedetta si mette alla ricerca del luogo promesso e scopre, grazie al profumo intenso, una piccola cappella dedicata a Notre Dame de la Bonne Rencontre. Con timore, apre il portone e trova la Madre di Gesù che la aspetta sull'altare polveroso. La cappella è vuota e sembra abbandonata. Maria le comunica il suo desiderio di far erigere in quel luogo una chiesa più grande in onore di suo figlio amato. Infine le disse: "Questo luogo sarà un luogo di conversione per molti peccatori e diventerà il luogo in cui apparirò più spesso". Le apparizioni si susseguono per 54 anni, inizialmente con una frequenza quotidiana che successivamente diventa mensile. Ma c'erano anche periodi in cui la Vergine Maria smette di apparire alla veggente. Nonostante questi intervalli, la devozione alla Madonna del Laus non si interrompe mai e resiste attraverso sfide come la Rivoluzione francese e la soppressione della diocesi di Embrun. Nel 1672, la veggente si trasferisce a Laus per accogliere i numerosi pellegrini che giungono in massa. Qui offre supporto, preghiere e ospitalità, ma subisce anche attacchi di origine demoniaca. Per oltre 30 anni è perseguitata e maltrattata dal diavolo, ma non è mai sola. Gli angeli la assistono, offrendole aiuto, sostegno e conforto, e la guariscono dopo gli intensi e feroci attacchi di Satana. Inoltre, Benedetta ha la grazia di essere guidata da Maria e dagli angeli in un viaggio celeste. Attraverso questa esperienza, visita il paradiso, il purgatorio e l'inferno, ricevendo una visione delle realtà ultraterrene. Nell'anno successivo, Benedetta ha un'apparizione di Gesù in croce, e da quel momento afferma di aver sperimentato personalmente i dolori della passione. Per 3 decenni, Benedetta si reca di notte in chiesa ai piedi della croce di Avanconne e nella sua stanza, dove prega in ginocchio anche durante l'inverno, spesso a piedi nudi. Ogni giorno recita numerosi rosari e, per ben 150 volte, le litanie della Santa Vergine, con un profondo rispetto per il Santissimo Sacramento. Il 28 dicembre 1718 Benedetta muore e viene sepolta prima nel suo paese natale, poi nel santuario del Laus. Il santuario contiene ancora la cappella originale dove Maria le apparve. Una lampada con olio brucia nell'abside, e l'olio viene inviato ai devoti in tutto il mondo. Questo olio è considerato miracoloso, portando guarigioni fisiche e spirituali, come promesso dalla Madonna. Il santuario di Notre Dame del Laus attrae molti pellegrini ogni anno e tantissimi fedeli affermano di aver sperimentato il profumo della grazia, un odore straordinario simile a rose, gigli o sacro crisma. Le apparizioni sono state ufficialmente riconosciute dalla Chiesa nel 2008.